Sottosopra, esperimenti governativi segreti e mostri interdimensionali. Se pensate che Stranger Things sia solo la storia di ragazzini in bicicletta, vi state perdendo il pezzo più importante del puzzle. C'è un filo conduttore invisibile, un'ombra a quattro zampe che attraversa l'intera serie. Questo filo si collega direttamente allo spazio profondo e alla scienza oscura della Guerra Fredda. Oggi faremo un viaggio incredibile alla scoperta di un gatto che è la chiave del mistero. Vi spiegherò cosa c'entrano i gatti con gli esperimenti della CIA e il sottosopra. Mettetevi comodi, io sono Space Feline e questi sono i segreti felini di Stranger Things. Uno dei momenti più traumatici della seconda stagione. Episodio 5. Dustin adotta una creatura apparentemente innocua e la chiama Dart. Ma in quella casa c'è già un re, Muse, il gatto rosso di Claudia Henderson. Muse avverte subito il pericolo, soffia, ringhia e capisce che Dart non appartiene a questo mondo. Purtroppo Muse finisce per diventare lo spuntino del giovane Demogorgone. Questa scena ha spezzato il cuore a migliaia di fan, ma non è un dettaglio casuale. I Duffer Brothers hanno inserito l'evento come omaggio al cinema fanta-horror degli anni 70 e 80. In particolare, l'omaggio è rivolto a un capolavoro ambientato nello spazio, Alien di Ridley Scott. Nel film Alien, un gatto rosso di nome Jonesy sopravvive al mostro insieme a Sigourney Weaver. Jonesy percepisce la presenza del mostro prima degli umani e riesce miracolosamente a salvarsi. In Stranger Things hanno fatto un tributo invertito. Stesso gatto rosso, ma sacrificato per mostrare la letalità della minaccia. Quindi, quando guardate Muse, non vedete solo un gatto domestico, ma un simbolo della sopravvivenza nello spazio. Ma il legame con i felini non si ferma qui. Guardiamo i giovani demogorgoni. Quando i piccoli demogorgoni crescono, Dustin li battezza Demodogs. Analizziamo la biologia. Sono davvero dei cani. Se osserviamo come si muovono e come cacciano, sono molto più simili ai felini. I grandi felini sfruttano l'effetto sorpresa e tendono imboscate dall'alto, mentre i cani cacciano in branchi. I demogorgoni usano i condotti d'aria e si muovono nell'ombra come farebbe un gatto in cerca di prede. Possiedono agilità e flessibilità scheletrica tipica dei felini. Inoltre i gatti hanno vibrisse che catturano minime vibrazioni e una vista notturna eccezionale. Il sottosopra è un mondo buio e saturo di particelle dove l'olfatto sarebbe meno efficace. Un felino, mappando lo spazio attraverso vibrazioni e udito, sarebbe il predatore perfetto in quel regno d'ombra. I Demodogs sono, biologicamente parlando, i gatti del sottosopra. Ora reggetevi forte, perché stiamo per entrare nel sottosopra della nostra storia, quello reale. Nella serie 11 è il risultato di anni di abusi e test nel laboratorio di Hawkins, parte del progetto MK Ultra. Ma sapete qual è la cosa davvero spaventosa? Che l'MK Ultra non è un'invenzione dei Duffer Brothers. È stato un programma illegale e segretissimo della CIA durato 20 anni, in cui venivano usati cittadini ignari per testare droghe, ipnosi e percezione extrasensoriale. Proprio come 11 che cerca di ascoltare i russi nel vuoto nero della sua mente, la CIA era ossessionata dall'idea di superare i confini della fisica per vincere la guerra fredda. Il dottor Brenner usa 11 come un'arma di precisione, una mente capace di viaggiare nel vuoto per intercettare i segreti sovietici. 11 è, a tutti gli effetti, un ricevitore umano creato attraverso esperimenti brutali. Ma quando i veri scienziati del governo si sono resi conto che gli umani erano troppo difficili da controllare, hanno rivolto lo sguardo altrove, verso i gatti. Ed è qui che la realtà della nostra storia si intreccia con qualcosa che sul canale conosciamo fin troppo bene. Se avete visto il video che abbiamo dedicato interamente al folle progetto Acoustic Kitty. E se ve lo siete perso, recuperatelo subito cliccando qui in alto nella scheda. Sapete già che la CIA stava cercando di ottenere lo stesso identico risultato di Brenner, ma usando i felini. Mentre nella serie si cercava di hackerare la mente di una bambina,
Nella realtà gli scienziati stavano letteralmente hackerando il corpo di un gatto, convinti che fosse l'essere più invisibile e insospettabile del mondo. La filosofia dietro i due esperimenti è identica, pura fantascienza horror. Prendere un essere vivente, modificarlo chirurgicamente e usarlo per spiare il nemico. Come abbiamo approfondito nel video dedicato, la CIA inserì in un gatto un microfono nel condotto uditivo, una trasmittente alla base del cranio e un'antenna lungo la coda, manipolando persino il suo senso della fame per costringerlo a restare sul bersaglio. Un'antenna semovente da 20 milioni di dollari. Ma c'era un problema che gli scienziati, nella loro arroganza, avevano sottovalutato. Lo stesso identico problema che il dottor Brenner ha con 11. Il controllo. La natura, che sia umana o felina, non si lascia addomesticare facilmente. Proprio come 11 se ne va per la sua strada voltando le spalle a papà il gatto spia al suo primo test reale a Washington contro 2 agenti sovietici, decise di fare di testa sua, fece pochi passi e venne investito da un taxi. 20 anni di ricerche e milioni di dollari finiti sotto le ruote di una macchina gialla. Ma se la CIA ha fallito nel trasformarli in microfoni, c'è una domanda ancora più profonda che Stranger Things suggerisce continuamente. Perché i gatti? Perché proprio loro, nella serie come nella realtà, sembrano in grado di percepire il sottosopra prima di chiunque altro? Forse perché, come abbiamo visto prima analizzando i loro supersensi, la biologia di un gatto è già di per sé qualcosa di quasi alieno per noi. Quindi, tirando le somme, cosa ci insegna il legame tra Stranger Things, lo spazio e la scienza dei felini? Ci insegna che i gatti sono, per loro natura, creature di confine. Vivono a metà tra il nostro mondo e una dimensione di percezioni che noi umani non potremo mai comprendere. Sentono i terremoti prima che accadano, fissano il vuoto come se vedessero dei fantasmi e, come abbiamo visto, hanno persino ispirato i mostri e i progetti di spionaggio della guerra fredda. Se mai il sottosopra dovesse aprirsi davvero nella nostra città, dimenticatevi le mazze da baseball con i chiodi di Steve o le luci di Natale di Joyce, portatevi dietro un gatto. Sarà l'unico a capire da dove sta per arrivare il pericolo. Se questo viaggio psichedelico tra Hawkins, lo spazio profondo di Alien e gli esperimenti segreti della CIA vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace. Voi cosa ne pensate? Muse avrebbe potuto sconfiggere il Demogorgone se avesse avuto i superpoteri? Scrivetelo qui sotto nei commenti. E non dimenticate di iscrivervi a Space Feline per non perdere i prossimi incredibili episodi dove cinema, scienza e gatti si scontrano. Al prossimo viaggio interdimensionale.